Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto fa da 0 a 100 questa macchina? No, perché non è quello per quale è nata. Però, per mia curiosità, voglio vedere effettivamente quanto può dare. Vi avviso già, questo test prevederà praticamente una 0-100 con batteria pressoché al suo standard utilizzo, quindi carica, e ne eseguirò un altro scaricando completamente il SOC. Quindi con gli strumenti che in questo caso ho in mano, ovvero parliamo di un cellulare, quindi non è nemmeno un qualcosa di ufficiale per poterlo dimostrare, ma può dare magari un'idea del più o meno quello che effettivamente è la differenza tra la batteria carica e la batteria scarica. A mio avviso, ovviamente, da batteria, se è carica, dovrebbe dare quel qualcosa in più e quindi dare il miglior performance, tra virgolette performance, anche perché un'auto ibrida, per quanto possa essere performante, non lo è, però magari, sai, qualcosa riesce sempre a dare, quantomeno negli spunti, in città, nelle partenze, se serve un sorpasso. La cosa divertente ovviamente sarà sentire frullare questo mini Pimer che avrò davanti, questo 1500, e vedremo quale sarà il risultato. Quindi ora cintura, non si sa mai che possa volare via, e proveremo uno 0-100 con batteria carica. Ok, completamente strada vuota, libera. Diamo lo start e attendiamo. Dato che ci sono, mentre mi fermerò nella zona qua, zona industriale, per confrontare il dato che il telefono ha registrato. Ovviamente sappiamo benissimo essere un dato non preso per veritiero, nel senso che non è uno strumento ufficiale, quindi è un pressapoco. Ora, tanto che non ho nessuno nei dintorni, mi fermo qui e con batteria carica il primo 0-100 ha dato 13 secondi, quindi 0-40 in 3 secondi, 0-60 in 6-1, 0-100 13. Mi aspettavo sinceramente qualcosa di un filino di più, un pelo meglio, ecco, mettiamola così. Ora resetto il tutto, farò un breve giro nei dintorni per scaricare la batteria. Vediamo un po', posso accendere lo spannavetro, posso, adesso qua mi si sta appannando tutto, percorrerò la stessa strada che mi riporterà allo stesso punto, in maniera tale che la prova di accelerazione possa essere comunque la medesima sullo stesso tragitto, e quindi confrontarlo, quantomeno quello in diciamo in un'equità. Quindi niente sali e scendi, strada in pendenza, strada in salita o che altro, ecco, tutto qua. Ok, la batteria è quasi completamente, sì, eccolo qua, perfetto, 2 tacche, quindi è completamente scarica, non ho nessuno davanti e dietro, mi fermo, facciamolo partire.
Ok, attenzione, con batteria scarica 0,40 in 2,995, 0,60 4,995, 0,100 in 11, praticamente 12 secondi, un secondo meno rispetto alla batteria carica. Sinceramente questo non me lo spiego. Se qualcuno di voi sa il perché, può benissimo commentare sotto. Ciao!